Ma buongiorno amici e benvenuti su questo nuovo video. Un po' di settimane fa vi avevo promesso che avrei risposto alle vostre domande riguardanti sia il go-kart che la mia vita privata. Ovviamente ne avete mandate tantissime e non potrò rispondere a tutte, ma se questo genere di video vi piace fatemelo sapere lasciando qui sotto almeno 500 like. In questo modo ne farò un altro rispondendo alle domande che non sono riuscito a rispondere in questo video. Ci vediamo subito dopo la sigla. Dai! Partiamo con la prima domanda, ce la fa Jacopo Strina e ci chiede: Gabba, hai mai pensato di correre su delle monoposto? Allora, partiamo dal presupposto che io non sono un pilota professionista e che la mia grande passione ovviamente è il karting. Come ogni pilota apprezzo e mi piacerebbe provare qualsiasi mezzo con un motore e quindi ovviamente direi una bugia se dicessi che non ho mai pensato di andare a provare una vettura monoposto o una Formula 4. Sicuramente adesso come adesso il mio budget non me lo permette, ma se in futuro ovviamente ci sarà la possibilità anche economica di andarla a provare, magari farci dei video a riguardo, sicuramente è una cosa che proporrò sul canale e che mi piacerebbe fare. Sempre per rimanere in questo ambito ci tengo a rispondere anche a The Coach che ci chiede: se potessi scegliere di passare ad una formula dopo il kart o a una categoria a ruote coperte, quale sceglieresti? Ciao, sei un grande. Allora, a me hanno sempre affascinato le auto da GT, però anche quelle da formula. Ecco, se riguardo indietro, una delle gare più belle che ho fatto e che mi ha colpito di più è stata la 24 ore, anzi le varie 24 ore di go-karting che ho fatto e quindi le gare di endurance. Ovviamente se potessi, avessi a disposizione il budget per farlo, mi piacerebbe veramente partecipare in delle gare di durata che molto spesso però sono su auto da GT o da turismo. Quindi se ti dovessi rispondere, preferirei fare un campionato a ruote coperte di durata rispetto a che fare un campionato in solitaria su delle monoposto. Però come detto anche nella domanda prima, a me qualsiasi mezzo motore, che sia una lavatrice, un tagliaerba, sostanzialmente dove mi metti su sono contento, quindi vedremo. Rispondiamo adesso a una domanda che non c'entra molto con il karting e ce la fa Dario che ci chiede: come è andato il tuo primo appuntamento? Allora, se per primo appuntamento intendete la mia prima volta, diciamo che è andato malissimo. È stato intenso ma molto breve. È stato con la mia prima fidanzatina, che si chiamava Carolina, ed era al mare, in un campo di grano, di patate. Come detto, è stato tutto molto breve, però comunque sai come si dice, no? La prima volta non si scorda mai e quindi dai, ci sta. Tornando al go-kart, Anna ci chiede: quando hai cominciato a correre con il go-kart? L'hai imparato da solo o hai avuto qualche insegnante? Come ti è venuta l'idea di praticare proprio il karting? Ciao Anna e grazie per la domanda. Allora, ho iniziato con mio papà che mi ha portato qualche volta sui go-kart a noleggio a Milano, sulla pista di Rozzano che è nell'Interland milanese, e lì avevo anche iniziato a provare i loro telai Easy Kart con i due tempi. Sono state tutte cose molto sporadiche, quindi niente di professionale e di costante, fino a quando sono andato poi a fare l'università in Inghilterra, dove ho trovato il campionato della Club 100 e del British University Karting Championship, che mi ha dato la possibilità di iniziare a competere costantemente contro tanti altri piloti. Ecco, diciamo che lì è stato il mio inizio, avevo 22-23 anni, quindi non più giovanissimo. L'ho imparato da solo con qualche insegnante, diciamo che l'ho imparato da solo, però alla fine diciamo che i miei veri insegnanti sono stati i miei avversari e confrontarmi con persone più forti di me. Non ho mai avuto qualcuno che mi seguisse personalmente, però devo dire che adesso invece con il mio team, con la KGM, riesco a rubargli e estrargli tanti segreti e a migliorare di volta in volta. È stato un processo abbastanza spontaneo, dall'andare così qualche volta sui kart rental, passando poi per le gare in Inghilterra fino adesso a provare a ricominciare in maniera seria a fare dei campionati qui in Italia. Federico Zummo ci chiede: come si fa a
Federico, lavorare in Formula 1 come ingegnere. Allora, non lo so, perché non lavoro in Formula 1 come ingegnere, conosco alcuni che sono arrivati anche a fare la Formula E o a lavorare nelle LMP1, dei miei ex compagni di università. Sicuramente sarebbe bello rispondere a questa domanda, anche perché mi incuriosisce. Fatemi infatti sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare un video dove magari ci mettiamo in contatto o facciamo un'intervista con qualcuno che lavora magari alla Ferrari e ci facciamo raccontare da loro come hanno fatto ad arrivare fino lì. Fatemelo sapere. Sgabbo88, ciao Gabri, ci chiede: descriviti in 4 parole. Allora, sicuramente sono impulsivo. Diciamo che quando scelgo qualcosa l'80% della decisione viene presa dalla pancia e dalle sensazioni piuttosto che ragionarci logicamente. Sto cercando di lavorarci su per bilanciare le cose, però devo dire che nella vita queste scelte prese di pancia di solito mi hanno solo portato cose positive, specialmente perché ci credo e quindi ci lavoro al massimo, mentre quelle di logica, magari pensandoci di più, uno prende una scelta che non è quella che in realtà voleva e quindi un po' come quando compri la macchina, non compri la macchina dei tuoi sogni e compri la macchina un pochino più brutta che però è più logico comprare, alla fine quando la compri non ti resta tutta questa allegria, quindi prendendo le decisioni di pancia e seguendole, non dico che dovete farlo, però mi ha portato sempre bene perché le faccio al 100%. Ansioso? Non sembra, ma anzi, sono una persona abbastanza ansiosa. L'ansia mi motiva, mi carica e mi spinge a fare le cose sempre al 100% a macchinetta. Penso di essere abbastanza simpatico, credo. Alla fine c'è chi sto simpatico e a chi sto sul e sono abbastanza generoso, quindi mi piace poter aiutare gli altri quando riesco, se posso, entro i limiti che ho, quindi questo è come mi vedo io, non so se poi sono così nella realtà. Medi Grosso ci chiede: se dovessi scegliere un'auto giapponese, quale sceglieresti? Beh, quella che tra virgolette ho già, che è l'auto di mio padre, che è la mia auto preferita, ovvero lei. La Honda S2000. Pensate che mio padre non la conosceva e io lo tartassavo di immagini, video, gli facevo vedere quanto è bella, quanto è bella, quanto è bella, quanto è bella. E sapete cosa ha fatto? Se l'è comprata lui senza dirmi niente. E ho scoperto 3-4 anni dopo che se l'è comprata per qualche motivo che non vi sto qua a raccontare e rimane tuttora la mia auto preferita. Anzi, per vendicarvi che non mi ha detto niente, vi piacerebbe vedere un video dove andiamo a distruggere le gomme della S2000 in pista? Scrivetemelo qua sotto nei commenti e lasciate like, così dopo le prove e cercherò di portarvi un video sull'S2000, giuro. Mi spiace, ma te la sei voluta. Filippo Cesari ci chiede: patacca o motori? Un saluto dalla Romagna. Beh Filippo, so che voi in Romagna siete molto esperti di patacca. Mi sento un animale. A me mi piace la patacca, quella vigliacca. A me mi piace la patacca, quella vigliacca. E per fare ciò lascerò rispondere alla mia pagina Instagram. Come avete visto è una bella lotta, è una bella lotta. Ci sono solo queste 2 macro categorie in effetti sulla mia pagina Instagram. Chi ha detto che non si possono avere tutte e 2? Mattia Zingali ci chiede: secondo te il cambio volante sostituirà mai la classica leva? Parlo ovviamente del kart. Allora, non ho ancora avuto l'opportunità di provare un vero e proprio cambio al volante. So che ad esempio c'è la The Lab, un'azienda di Milano che ha iniziato a farle in maniera molto buona. Ho incontrato tante persone che sono molto contente dei prodotti che fanno. Ripeto, non sono ancora riuscito a provarli. Penso che per i vecchi kartisti non sia una soluzione valida perché preferiscono la leva, ma penso che per le nuove generazioni possa essere qualcosa di innovativo, specialmente perché ormai specialmente i ragazzi sono tutti abituati a guidare con le palettine sia sui simulatori, che adesso avete visto hanno fatto il nuovo KZJ con le palette al volante. Potrà in un futuro sostituirlo e secondo me bisogna ancora trovare qualche quadra. Ripeto, non l'ho provato ingegneristicamente, però bisogna capire come posizionare bene la batteria. Ovviamente ogni carta è diverso, quindi
cosa si fa? C'è un sistema aftermarket che si installa sui kart o bisogna aspettare che ogni produttore sviluppi il suo sistema in modo da avere posizionati i componenti nella maniera corretta? Se studiato bene può sicuramente essere una valida alternativa alla leva del cambio. Come vantaggio sicuramente ha quello di alleggerire un po' il peso di guidare un KZ, che è molto fisico, in quanto non si devono più guidare con una mano, ma si può tenere tranquillamente il volante con 2 mani e cambiare anche nel mezzo delle curve. Comunque cercherò di provarne uno e di portarvi un video, perché secondo me è una soluzione interessante. Alessandro Pellatti, su quale circuito trovi meglio? Castelletto penso che sia uno dei miei circuiti preferiti. Diciamo che è quello anche in cui prendo meno mazzate, ecco. Se su altri circuiti c'è un gap più evidente rispetto a quelli che vanno forte anche del mio team, a Castelletto riesco a dire la mia e secondo me con il tempo posso anche raggiungere il loro livello. Matti Kart, quante tippe ti sei fatto? Cioè, come Rocco, meglio di Rocco. Ultima domanda, Davide K. Ciao, tu non pensi che anche amatorialmente correre in kart costa troppo e sarebbe bello se fosse più alla portata di tutti? Penso che il kart costi troppo, assolutamente. Il motorsport, si sa, è uno sport costoso, specialmente perché si utilizzano dei mezzi costosi. Comunque sviluppare go-kart e creare componenti racing non è sicuramente economico. Penso che ci siano dei modi per renderlo molto più economico e alla portata di tutti. Diciamo, vi svelo che è un progetto che mi piacerebbe portare in Italia. Ho dei progetti che sto cercando di costruire, sto cercando investitori che mi aiutino a farlo e spero che in futuro più persone possano riuscire ad avvicinarsi al mondo del karting. Credo che a livello competitivo, ai massimi livelli, comunque il costo rimarrà sempre alto, perché la performance in tutti gli sport è direttamente proporzionale con il costo. È costoso troppo a livelli amatoriali, secondo me bisognerebbe dividere le due cose, quindi farlo essere un pochino più accessibile agli amatori, e se poi quegli amatori decidono che gli piace e che sono bravi, possono andare nel mondo dei professionisti a spendere i soldi che sono necessari, perché sono necessari per correre nel karting professionistico. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non posso ovviamente rispondere a tutte le domande perché ci sono dei limiti di tempo, come detto. Se ne volete un altro io proverò a rispondere ad altre domande. Lasciate però qua da almeno 500 like e commentate con le vostre domande e con tutto quello che vi interessa sapere. Vi ricordo ovviamente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di seguirmi sulla mia pagina Instagram, dove ovviamente regolarmente posto cose, faccio stories eccetera eccetera, e potete scrivermi anche lì. Detto questo, io vi saluto e spero di vedervi tutti in pista presto. Ciao raga!